il famoso detto: il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. Sono sicura che questo detto lo hai già sentito, e nella saggezza dei proverbi, appunto nei proverbi antichi, è nascosta una saggezza che molto spesso viene sottovalutata o viene lasciata in disparte, per non dire che viene proprio accantonata. Il tuo corpo è costellato di dualità: due braccia, due occhi, due narici, due labbra, due seni, eccetera eccetera. Quindi sia nel mondo fisico che nel mondo quello che non è proprio fisico, che sta a metà, quindi le emozioni, le sensazioni, la felicità, la tristezza, il buono, il cattivo, nel mondo esterno il bianco e il nero, il sopra e il sotto, ed è uno degli incantesimi umani che manda decisamente in trip l'essere umano. Nel mondo invece, diciamo, quello etereo, quindi il famoso mondo invisibile, benvenuto su Nob, il canale in cui ti porto, facciamo questo viaggio insieme alla scoperta di tutto quello che del sommerso della vera realtà, perché quando sei sulla vera realtà le tue vibrazioni sono notevolmente alte e trovi sempre la direzione giusta. Ma tornando a noi, nel mondo etereo, quindi nel mondo invisibile, c'è sia il male che il bene, e il tricky, il tranello, è sempre stato quello di farci pensare che il male non esiste, ma siccome tutto è costellato di dualità, il bene esiste proprio perché esiste il male. E se pensi che esista solo il bene, il male non riesci a riconoscerlo. Cioè, se tu pensi che esista solo il nero, come fai a riconoscere il bianco? Non lo riconosci. Quindi la cosa interessante di questo proverbio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, è che c'è sempre il libero arbitrio, perché il male, Beelzebù, il buio, arriva fino a un certo punto. Non può scegliere lui per noi, lui ci notifica, lui ci pone i tranelli, lui ti pone le situazioni, quelle troppo facili, la strada maestra, ma sei sempre tu a scegliere. Non può fare di più, arriva fino a un certo punto, arriva fino a una linea dopo la quale non può fare più niente, ma sei tu che scegli, il famoso libero arbitrio. Quindi il diavolo fa le pentole e non i coperchi significa letteralmente che il diavolo crea le pentole, e le pentole, come in casa tua, se vai a aprire 3 secondi il reparto, soprattutto se sei italiano, il reparto pentole, vedrai che ci sono pentole di ogni dimensione: la grande, la piccola, quella figa, quella vecchia che forse è meglio di quella figa, quella per la pasta, quella per la carne, quella per l'insalata. Quindi il diavolo fa le pentole e ne fa di diversi tipi, perché le situazioni sono diverse, quindi ci può essere qualcosa legato alle emozioni, ai tuoi pensieri, alle tue emozioni, può essere qualcosa di legato alle situazioni troppo facili, con un successo veloce e troppo facile. A proposito, qui ti lascio, anzi in descrizione ti lascio un video su una interessante similitudine, a mio avviso, tra la velocità di YouTube e quanto sei disposto a svendere della tua anima, ovvero cadere in tentazzao. Le emozioni, le sensazioni, i tuoi pensieri, e il soldo, il sesso, quindi il male, il diavolo, crea diverse situazioni e te le traveste, perché come fa altrimenti a fare in modo che tu metta il coperchio? Il coperchio rappresenta il libero arbitrio, ovvero quando tu vuoi fare la pasta asciutta, cosa fai? Usi la pentola per la pasta asciutta, metti l'acqua e metti il coperchio perché vuoi fare la pasta, quindi scegli. Quando il diavolo arriva e tu invece non cadi in tentazione, che cosa fai? La pentola c'è, ma tu dici no, questa pasta è una pasta sottomarca della sottomarca, sai che cosa c'è? Che io
non glielo metto il coperchio, ho cambiato idea, non la faccio questa pasta. E che cosa succede quando metti la pentola? C'è l'acqua ma non metti il coperchio, che a un certo punto l'acqua evapora, perché tu hai scelto che quella sottomarca di pasta sicuramente non ha delle cose buonissime dentro, e quindi dici non la voglio più questa pasta. Quando il diavolo vede che viene una volta e ti crea quella situazione, quella pentola, viene la seconda volta e ti crea un'altra situazione, quella pentola, viene una terza volta e ti crea quella situazione, quella pentola, e tu il coperchio non glielo metti mai, si stanca e dice uff, che palle, questo o questa non molla. Non molla, sceglie consapevolmente, quindi libero arbitrio, mi ha riconosciuto il travestimento, un po' come se fosse travestito, fosse un travestimento 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Quando lui vede che non molli uno, non molli due, non molli tre, dice che balls, sai cosa c'è? Vado da un'altra parte, che quello laggiù lo vedo, è facile da corrompere, gli metto una pentola, gliela metto anche piccola e lui vedrai che il coperchio lo mette. Questo non significa che non torna, ma tornerà, e tornerà nel momento in cui tu abbasserai la guardia. Ma se tu hai capito che esiste la dualità, ma se tu hai compreso che il bene esiste proprio perché esiste il male, non ti fregherà più. Sarà magari alcune volte, quando sei stanco, quando hai molti problemi, magari sarà difficile per te riconoscerlo subito, ma dopo un po' al diavolo, al Beelzebù, al male, soprattutto oggi, sei in grado di riconoscerlo veramente in maniera molto veloce. La consapevolezza, l'evoluzione personale, la crescita personale oggi nel 2025 è esattamente questo: riconoscere il male e la pentola subitissimo, perché è veramente ovunque ed è oggi veramente molto facile distinguerlo. Ribadisco, quando vede che tu lo riconosci subito, molla la presa, perché dice ho bisogno di fare presto, via, tornerà. Ma se tu hai imparato a riconoscerlo, il coperchio non glielo metti più, non glielo metti, dici sai cosa c'è? Io ti ho visto, però sai cosa c'è? Che io faccio evaporare l'acqua e non lo metto il coperchio, e il coperchio non lo metti e lo freghi. In questo modo la tua crescita personale davvero, la tua evoluzione personale davvero si amplifica e fai uno scatto avanti, ma di brutto. Spero che questo video ti abbia fatto fare qualche click e ti abbia ispirato. Se vuoi commentare, se nella tua vita l'hai riconosciuto, hai riconosciuto le diverse pentole del diavolo, se invece fai fatica, oppure se l'hai riconosciuto, come ti sei gestita. Cioè ti sei girato dall'altra parte, hai pensato a qualcos'altro, hai alzato il dito medio, gli hai fatto. Se il video ti è piaciuto puoi appunto commentare, puoi condividerlo. Grazie mille ai nuovi iscritti, grazie mille ai vecchi iscritti. In descrizione trovi diverse risorse gratuite e anche una risorsa a pagamento, esattamente l'orgasmo divino, esattamente come gli spaghetti allo scoglio, al prezzo di 2 pizze al taglio farcite in Italia, perché all'estero costano molto di più. Sta pronto. Un po' di oli essenziali che non fanno mai male. Spara.